Un cubetto e una sfera sono appesi a due dinamometri di 1 e di 2 in successione, cioè il dinamometro di 1 è appeso al soffitto da un'estremità, mentre all'altra è appeso il cubetto, e poi il dinamometro di 2 e infine la sfera all'estremità di quest'ultimo. Il cubo ha una massa di 1,5 kg e la sfera di 3,5 kg. Trascura le masse dei due dinamometri. Allora andiamo a disegnare quanto ci dice il problema. Abbiamo un soffitto a cui è appeso un dinamometro, che non è altro che una molla, a cui è stato legato un cubetto, sotto il cubetto c'è un altro dinamometro e sotto il dinamometro c'è una sfera. Indichiamo con D1 il primo dinamometro e D2 il secondo dinamometro. Il problema ci chiede disegna le forze che agiscono sulla sfera e sul cubo. Allora sulla sfera agisce senz'altro la forza peso, che porterebbe la mia sfera a cadere. La forza peso è tenuta in equilibrio dalla forza elastica del dinamometro. Tenuta in equilibrio vuol dire che ha stessa direzione, stesso modulo, ma verso contrario. Se non fosse così, avremmo che la nostra sfera continuerebbe a cadere fino a che magari potrebbe arrivare fin verso terra. Se adesso andiamo a vedere anche il cubetto, sul cubetto capita la stessa cosa, c'è una forza peso che agisce sul cubetto, forza peso del cubetto, ma il cubetto non cade, il cubetto ha creato una deformazione della molla del dinamometro e in questo momento si trova in equilibrio. Quindi, trovandosi in equilibrio, ci sarà una forza che tiene il cubetto e questa forza ha la stessa direzione della forza peso, verso contrario a quello della forza peso, quindi stesso modulo, ma appunto di verso opposto, tale da annullare l'effetto della forza peso. Quindi sul primo dinamometro agisce sia la forza peso del cubetto, ma siccome sotto è attaccato anche la sfera, agisce anche la forza peso della sfera. Quindi sul primo dinamometro in realtà sono applicate sia la forza peso del cubetto, sia la forza peso della sfera, forza peso del cubetto, forza peso della sfera, ma la deformazione della molla è tale da mantenere in equilibrio con la forza elastica del cubetto e la forza elastica della sfera, è in grado di tenere in equilibrio tutto il sistema. A questo punto andiamo a determinare quello che è la forza totale rilevata dal primo dinamometro. Dal primo dinamometro mi rileva quindi sia il valore della forza peso della sfera più il valore della forza peso del cubetto, che sarà uguale a 3,5 per 9,8 più il peso del cubetto è 1,5 kg per 9,8 che è l'accelerazione di gravità. Otteniamo 49 newton. Viceversa, sul secondo dinamometro, sul dinamometro D2, agisce soltanto la forza peso della sfera,
Quindi se vogliamo calcolare quella che è la deformazione elastica della molla del dinamometro che mi tiene in equilibrio il sistema, questa sarà uguale al valore in modulo della forza peso, quindi forza peso della sfera sarà uguale a 3,5 per 9,8 uguale 34,3 Newton.